Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Depravity, gioco sviluppato da Dante, di cui potete seguire nello sviluppo sul suo Patreon. Noi seguiremo la storia di un giovane ragazzo, che dopo aver acquisito una certa indipendenza guadagnando un bel po' di denaro con i bitcoin, allo stesso modo riesce a perdere tutto diversi anni dopo. Quindi decide di ritornare nella sua vecchia abitazione, dove gli sarà offerto di rimanere finché la situazione non sarà migliorata. Per quanto riguarda il gameplay, il gioco è una visual novel con uno stile di gioco sandbox. Dopo un lungo prologo che ci presenterà in maniera raffazzonata i principali personaggi e le tematiche di base che dovremo affrontare, saremo liberi di muovere i primi passi nella sezione sandbox. Qui potremo ispezionare le stanze della casa e interagire con i personaggi che vi abitano finché non avremo esaurito i dialoghi. A quel punto potremo navigare l'intera mappa di gioco dove potremo visitare i vari edifici, che saranno disponibili soltanto in momenti della giornata ben specifici. Una componente decisamente importante del gioco è il denaro, indispensabile per progredire nella trama e comprare diversi oggetti in negozio. Questo può essere acquisito in diversi modi, alcuni più o meno intuitivi, che vanno dal lavorare in caffetteria al guadagnare tramite bitcoin. Entrambe le opzioni fortunatamente evitabili utilizzando il cheat che si trova nel computer della nostra stanza. Adesso per quanto riguarda la storia, vi dirò che certamente non è tra le più interessanti mai viste, e anzi, in molte sessioni questa diventa decisamente stravagante, inserendo spezzoni di storia staccati dalla trama principale e personaggi utilizzati come easter egg, che per quanto peculiari e intrattenenti non aiutano certamente l'immedesimazione e non spronano a proseguire nella storia. Anche molti personaggi che incontreremo non avranno questo grande approfondimento psicologico, e in un buon 90% dei casi questi saranno già infatuati del protagonista senza nessuna apparente ragione. Parlando invece del comparto grafico, come già in altre recensioni precedenti di giochi che utilizzavano lo stesso stile grafico, vi dirò che ho trovato questo nella media. Anche se devo ammettere che in questo caso i personaggi, oltre che essere dotati di proporzioni decisamente abbondanti, sono molto simili tra loro, e con soltanto qualche piccola caratteristica estetica a differenziarli. E potrei dire lo stesso delle animazioni, queste con qualche difetto nelle compenetrazioni, che mi hanno lasciato un po' interdetto, non facendomele né apprezzare né odiare. I have no strong feelings one way or the other. Adesso elencherò pregi e difetti che ho riscontrato durante il gameplay. Inizio come al solito dai pregi con il render, che comunque ho trovato abbastanza buono. Le animazioni, anche queste nella media. E musica e suoni, che ho trovato ben utilizzati. Tra i difetti inserisco la storia, che ho trovato poco interessante e a tratti bizzarra. E il farming, che comunque può essere evitato con il cheat. Adesso è il momento del voto, e quello che mi sento di dare è 7. Ho trovato Depravity un gioco discreto, di cui onestamente non sono rimasto particolarmente colpito. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore, se magari il gioco vi ha incuriosito e volete dargli un'occhiata. E se avete qualche domanda da farmi, o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!